Londra. Nella fredda serata del 4 gennaio 1936, al 12 di Grosvenor Street, il giovane rampollo di buona famiglia James Kaplan Answell, noto Jimmy, fresco di fidanzamento con la bella Mary Hume, si reca a casa del futuro suocero per farne la conoscenza. Ad accoglierlo troverà Avery Hume, ricco funzionario di banca ormai in pensione, che lo fa entrare in un elegante studio. Il giovane Jimmy si rende conto che l'accoglienza non è delle più calorose e comincia a farsi delle domande. Accetta comunque di buon grado di bere un drink insieme al futuro suocero, ma immediatamente inizia a sentirsi male, fino a svenire. Al suo risveglio vedrà davanti a sé qualcosa di terribile. Davanti a sé giace il cadavere di Avery Hume assassinato con una freccia nel petto. La porta dello studio è chiusa dall'interno con il chiavistello e le finestre hanno le sbarre, per cui nessuno può essere entrato o uscito dalla stanza. James proclama la sua innocenza, ma non viene creduto e per lui scattano le manette. James dovrà affrontare un processo per omicidio e dimostrare la sua innocenza sarà ancora più difficile dal momento che molti testi per un motivo o per l'altro mentono. Provvidenziale è l'entrata in scena di Sir Henry Merrivale, detto anche il vecchio o H&M. Egli è convinto dell'innocenza di James e sa anche che ogni stanza chiusa ha il suo occhio di Giuda. John Dixon Carr nacque nel 1906 a Uniontown, in Pennsylvania. Sebbene fosse americano di nascita, egli è diventato uno dei più grandi maestri del giallo all'inglese. Per semplificare le cose, si può definire il giallo all'inglese come il classico giallo enigma, che si contrappone al giallo americano, detto anche hard-boiled, che invece predilige la descrizione delle situazioni violente e avventurose. Negli anni della giovinezza Carr passò interi pomeriggi a leggere gialli nella biblioteca del padre e a scrivere racconti, alcuni dei quali diventarono poi la base per i romanzi scritti negli anni successivi. Il primo giallo di Carr è noto in Italia come Il mostro del plenilunio. Esso presenta lo stile tipico di Carr con le atmosfere macabre e il soprannaturale che si intersecano con gli eventi reali. Inoltre in questo romanzo troviamo per la prima volta quello che sarà un vero e proprio marchio di fabbrica della produzione di Carr, ovvero il delitto della camera chiusa. All'interno del giallo, Carr opta per il sottogenere del giallo classico all'inglese, detto anche whodunit o giallo enigma, e all'interno di questo sottogenere sviluppa un altro sottogenere che è quello dei delitti impossibili o delitti della camera chiusa. Proprio di quest'ultimo sottogenere egli diventerà il maestro indiscusso, con una produzione ineguagliabile. Nei vari romanzi svilupperà tante varianti, arrivando addirittura a formulare un trattato di come si sviluppano i delitti della camera chiusa, che viene esposto nel romanzo Le tre bare. Rispetto al giallo classico, questa variante presenta un ulteriore grado di complessità. Infatti, mentre nel giallo classico enigma ci si concentra sul chi ha commesso l'omicidio, nel delitto della camera chiusa bisogna scoprire chi ha commesso l'omicidio e soprattutto come ha fatto. L'autore propone quindi al lettore una vera e propria sfida a rompicapo, sul piano della logica e del ragionamento, offrendogli tutti i dettagli possibili, compresa una pianta del luogo del delitto. I personaggi più importanti della produzione di Carr furono tre: il francese Henri Bencolan, Gideon Fell e Sir Henry Merrivale. Coi primi due sviluppò storie lugubri al confine col soprannaturale, mentre con Sir Henry Merrivale si concentrò soprattutto su problemi della camera chiusa. Molti si chiedono perché John Dixon Carr firmasse a volte col suo vero nome e altre con lo pseudonimo Carter Dixon, uno pseudonimo cosiddetto trasparente perché immediatamente riconducibile a lui.
La ragione è direttamente collegata alla prolificità di John Dixon Carr. Egli infatti riusciva a scrivere anche 18 ore al giorno e quindi sfornava una quantità di libri che il suo editore Harper Brothers non riusciva più a pubblicare. Così gli concesse di rivolgersi a un altro editore alla condizione che usasse uno pseudonimo. Si creò così una situazione in cui i due editori avevano delle esigenze completamente contrastanti. Mentre il vecchio editore, per non avere dei danni nelle vendite, pretendeva uno pseudonimo che fosse il più anonimo possibile e non riconducibile a Carr, invece il nuovo avrebbe desiderato che qualunque lettore potesse riconoscere immediatamente John Dixon Carr. Il vecchio editore propose inizialmente Nicholas Wood, ma poi sappiamo bene chi ebbe la meglio. Pubblicato nel 1938, L'occhio di Giuda viene considerato un grande classico sia se lo si prende come giallo all'inglese, sia considerandolo come giallo della camera chiusa. Molti critici lo reputano il miglior giallo della camera chiusa mai scritto. Senza indugiare troppo, il romanzo presenta subito l'omicidio, dopodiché l'azione si trasferisce in tribunale ed è lì che avverrà la ricerca della verità. Il giovane James deve affrontare una prova difficilissima. Essendo l'unico che può aver tecnicamente commesso l'omicidio, si sente chiuso nella morsa dell'accusa. Dimostrare la propria innocenza diventa difficilissimo e a un certo punto i suoi nervi crollano e confessa di essere l'assassino. Nel capitolo 14 l'autore lancia in maniera ufficiale la sua sfida al lettore. Infatti Sir Henry Merrivale elenca tramite una precisa cronologia tutti i fatti che hanno preceduto e succeduto l'omicidio e alla fine pronuncerà la seguente frase: dai fatti così esposti non c'è dubbio nell'identificazione dell'assassino. A quel punto del romanzo il lettore potrebbe avere le idee molto confuse o molto chiare, dipende da quanto è stato attento. Questo è un tipico romanzo dal quale Alfred Hitchcock, il maestro del brivido, non avrebbe mai tratto un film, in quanto egli odiava la struttura tipica del giallo classico in cui veniva presentato un omicidio e poi bisognava indagare per scoprirne l'autore. Infatti considerava tutta questa indagine priva di tensione. In realtà esso comprende un tema molto hitchcockiano, che è quello dell'innocente ingiustamente accusato. Il libro inoltre presenta dei temi abbastanza audaci per l'epoca, come ad esempio il revenge porn. Tutto sommato è un romanzo dalla lettura scorrevole in cui la soluzione è abbastanza robusta. L'unica perplessità l'ho avuta sul nascondiglio che ha scelto l'assassino per nascondere le armi, che tra l'altro erano anche delle prove importanti per risalire alla sua identità. Se fosse capitato a me, io le avrei nascoste in una valigetta e le avrei fatte esplodere con una bomba di Maradona e poi tutti i pezzi li avrei spediti in Angola. Invece ha deciso di metterle in un posto dove chiunque le avrebbe potute ritrovare. John Dixon Carr comunque dà la giustificazione del poco tempo che ha avuto a disposizione. Magari scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, senza spoilerare. Comunque il giudizio definitivo rimane positivo ed è particolarmente godibile la sfida con Sir Henry Merrivale e indirettamente con l'autore. Vediamo ora le edizioni italiane del romanzo, che ci verranno mostrate direttamente dall'assassino. Ma non fate rumore, potrebbe scoprire dove siete.
L'Occhio di Giuda è arrivato in Italia piuttosto tardi, e la prima edizione del Giallo Mondadori risale al 1974. La copertina è di Carlo Iacono. Poi abbiamo una seconda edizione del 1985 per gli Oscar Mondadori, con la copertina di Ferruccio Bocca. Poi una terza edizione risalente al 1992 nella collana dei classici del giallo, con copertina ancora di Carlo Iacono. E poi abbiamo una quarta edizione del 2017 di nuovo nel giallo Mondadori. Per quanto riguarda la piantina della casa di Hume, alla destra della porta dello studio appare nelle prime due edizioni un oggetto che non risulta in nessuna descrizione, quindi probabilmente è finito lì per errore. E infatti nelle successive due edizioni del 92 e del 2017 tale oggetto sparisce dalla piantina. Si segnala che nelle prime due edizioni abbiamo un cuoco in casa Hume nel capitolo 2, che poi magicamente nel capitolo 13 diventa cuoca. Quindi, siccome ritengo poco probabile che gli abbiano tagliato il pisello nel giro di 11 capitoli, e poi tra l'altro questa manovra negli anni 30 era abbastanza insolita, suppongo che sia un errore del traduttore Arnaldo Sole. Infatti poi nelle due edizioni successive questa incongruenza viene rimossa e abbiamo la cuoca che rimane cuoca. Torniamo alla prima edizione dell'Occhio di Giuda, che è uscita il 2 giugno 1974 per il Giallo Mondadori. Abbiamo copertina morbida, lettura in doppia colonna e un'illustrazione di Carlo Iacono. Nonostante l'autore milanese sia talentuosissimo, in questo caso secondo me con questa immagine non riesce a centrare quello che è il fulcro narrativo del romanzo. Scrivetemi nei commenti se anche voi la pensate come me. Io personalmente ho valutato che il ruolo della pistola non sia poi così importante, però tutto dipende dai punti di vista. La seconda edizione per Oscar Mondadori è del 1985 ed è in un formato più maneggevole rispetto a quello della prima edizione. È anche più comodo da portare in giro. Presenta inoltre una prefazione di Laura Grimaldi, che si concentra più che sul romanzo sul suo autore, paragonandolo a un prestigiatore. Durante un gioco di prestigio una mano ha il compito di distrarre lo spettatore, mentre l'altra compie delle azioni che, se osservate con attenzione, potrebbero portare allo svelamento del trucco. E secondo la tesi della Grimaldi, questa è la stessa cosa che fa John Dickson Carr con i suoi romanzi. Quindi lui presenta un dettaglio che in realtà potrebbe mascherare un altro dettaglio. Per quanto concerne l'immagine di copertina, abbiamo un'illustrazione di Ferruccio Bocca che riesce a evocare lo spirito del romanzo, nonché tutti gli elementi dell'enigma. In questa tavola si può anche trovare un dettaglio che può portare inequivocabilmente all'individuazione dell'assassino. Io non so se l'autore Ferruccio Bocca ha fatto questo di proposito, se l'ha fatto di proposito è veramente un genio, però questo dettaglio è anche molto difficile da individuare ed è soltanto per esperti. Quindi se riuscite a trovare questo indizio, magari scrivetemelo nei commenti dopo aver avvisato che state mettendo un potenziale spoiler. Io naturalmente l'ho notato soltanto dopo aver finito il romanzo, non prima. Comunque nelle 4 edizioni questa secondo me è l'illustrazione migliore, e forse anche l'edizione migliore perché trovo molto interessante la prefazione di Laura Grimaldi. Nella terza edizione torniamo a un'illustrazione di Carlo Iacono, che qui sicuramente fa molto meglio rispetto alla prima edizione del 74, con un'immagine in cui viene mostrata la scena del delitto. Sullo sfondo appare poi un signore con gli occhiali che secondo me non può che essere Avery Hume, perché non può essere Henry Rival visto che lui è calvo mentre questo ha i capelli. La novità di questa edizione è che i capitoli hanno un titolo. Ora non so se questi titoli sono stati inseriti in fase di adattamento oppure erano presenti nel testo originale e sono stati, tra virgolette, dimenticati nelle prime 2 edizioni. Magari se qualcuno di voi ha un volume americano tra le prime edizioni del romanzo di Carr, mi scriva nei commenti qual era il formato originale, anche se io credo che i capitoli originariamente fossero soltanto numerati.
Nell'edizione del 2017 l'illustrazione di copertina è abbastanza misera, ma il sottotitolo, che recita "Un diabolico meccanismo orologeria", riassume bene il fatto che la soluzione dell'enigma fa sì che ogni dettaglio ritorni al proprio posto. Tirando le somme, l'edizione che mi è piaciuta di più è senz'altro quella dell'Oscar Mondadori, nonostante le due piccole imprecisioni nella traduzione e nella piantina della stanza del diritto. Come adattamento abbiamo uno sceneggiato TV in 2 puntate del 1982, con 3 grandissimi attori di cinema e di teatro, quali Adolfo Celi, Fulvio Mingozzi e Gianni Carco. Nel romanzo giallo del 1979 di Rizzoni e Benvenuti abbiamo una biografia di John Dixon Carr con tanti aneddoti e curiosità, e poi una carrellata di tutte le sue opere principali. Il secondo contributo che abbiamo qui è La storia del giallo di Laura del 1981, che si concentra sul dualismo tra il John Dixon Carr, poeta delle atmosfere macabre, e il John Dixon Carr, creatore di enigmi insolubili. Infine, in abbinamento al 100° numero della serie I Passotti dell'editore Polillo, abbiamo nel cofanetto un interessantissimo libro dove ci sono le biografie degli autori dei primi 100 gialli pubblicati dalla stessa Polillo, e tra questi c'è anche John Dixon Carr, in cui troviamo da pagina 40 a pagina 46 una biografia che cerca di ripercorrere aspetti leggermente diversi rispetto a quelli che erano stati battuti in altri volumi.